Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial del canale Arm Wrestling Motivation. Oggi parleremo del controllo di mano. Il concetto di controllo di mano sarebbe il cupping eseguito in vari modi, quindi controllandolo dappertutto, in tutta la superficie della mano dell'avversario, quindi esempio banale dalla supinazione e dalla pronazione. Ovviamente ci sono anche le varie vie di mezzo. Quindi non è solamente per esempio un'alzata di pronatore o delle supinazioni isolate a livello di esercizi, ma è proprio un cupping, quindi andiamo ad utilizzare tutte le maniglie che ci fanno raccogliere i nostri angoli e che sono difficili appunto da controllare, quindi sono le maniglie in cui già non andiamo a caricare chissà quanto. Partiamo dalla maniglia con le cinghie, che viene arrotolata, in cui ci si possono eseguire ovviamente tantissimi esercizi, e questa già è una maniglia che allena tanto la forza quanto il controllo di mano, cioè è una maniglia abbastanza semplice da gestire, ma che per un neofita sicuramente farà il suo anche a livello di controllo di mano. Ha queste due cinghie che srotolano la mano, quindi le dita, il polso, e aprono i nostri angoli, ma nonostante questo quando eseguiamo i vari movimenti la dobbiamo controllare, se no succede questo, che le cinghie non vanno appunto lì dove si deve e che può persino scivolare la maniglia. Quindi eseguendo dei movimenti di imitazione non possiamo andare a fare questo tipo di movimenti, ma dobbiamo chiudere la maniglia così com'è, in maniera che appunto la pressione sia una pressione bilanciata, per poi riuscire anche nel controllo della mano del nostro avversario. Una maniglia per atleti già più esperti può essere la control handle, in cui la cinghia è solamente da una parte, che andiamo a far passare dietro alla mano, e da questo punto abbiamo la mano che ci viene aperta qui dalla parte della supinazione, oppure possiamo fare il contrario e quindi la mano ci verrà aperta invece dalla parte della pronazione, quindi già abbiamo due posizioni molto differenti da gestire. Per esempio, se in tal caso facciamo un cupping sbagliato, la maniglia appunto tenderà a scivolare o tenderà comunque a prendere delle forme sbagliate. Infatti l'allenamento con certe maniglie, che ovviamente ne esistono più tipi, per esempio il multispinner di Larratt che porto di esempio, ma nonostante la forma grande ha comunque parecchi difetti, perché comunque noi non andiamo mai ad impugnare mani tanto grandi appunto, e il pollice qui si infiamma in una maniera molto facile. Invece questa si rivela essere una maniglia più naturale, che facendo passare qui dietro simula anche benissimo appunto la cinghia. In qualsiasi modo la facciamo passare indietro. Poi si possono fare più giri, si possono anche non fare dei giri, quindi andare ad eseguire gli esercizi in questa maniera. Ci sono delle maniglie anche adatte a questo, ma a mio parere, infatti oggi parlerò solamente della control handle sotto questo punto di vista, in quanto è la migliore. Si possono fare veramente molti esercizi sia per la mano che addirittura facendo delle imitazioni vere e proprie. Dunque, l'allenamento con questa maniglia si suddivide in più fasi. La prima fase sarà quella semplicemente di controllare la maniglia, cioè noi la prima volta che la usiamo, anche caricando 2-5 kg, faremo molta fatica nel controllo di questa maniglia, cioè la mano tremerà un pochino, come magari in passato quando abbiamo provato una classica maniglia cilindrica però molto grande, rispetto a quelle classiche che troviamo in palestra, quindi ci siamo trovati in difficoltà sotto questo punto di vista. Con questa maniglia vi sentirete veramente dei beginner se la provate anche dopo degli anni di allenamento, in quanto farete proprio fatica a controllare la maniglia, e allenandovi con questa maniglia con del tempo riuscirete a controllare di più, e anche il progresso al tavolo sarà appunto un ottimo progresso sotto il punto di vista del controllo della mano. Dunque, prima fase è questa. La seconda fase invece è quella in cui già riuscirete a sentire un pochino il carico, nonostante questo farete fatica ad aumentare con il carico, quindi sarà una via di mezzo tra un movimento eseguito bene, un movimento che imparate fatto bene. Personalmente imparare ad usare questa maniglia in un movimento in top, che appunto
questo che sto eseguendo adesso, ci misi 2 mesi e mezzo per impararlo, ovviamente seguito da una persona che ci sbatteva la testa con me. Personalmente l'ho insegnato già a molte persone, ovviamente con meno tempo, però non sono cose tanto semplici, in quanto la gestione di una maniglia che tende di scappare, di una maniglia che fa pressione nel vostro punto debole, perché in tal caso qui può essere il vostro punto debole, o dall'altra parte può essere il vostro punto debole, o può essere utilizzata in altra maniera, in maniera da fare magari pressione sulle dita centrali che possono essere appunto il vostro punto debole. Non è cosa facile da imparare, ma è cosa tanto importante, in quanto nel braccio di ferro tendiamo sempre a coprire i nostri punti deboli, a sentire quelli dell'avversario e a attaccarli appunto, in maniera da riuscire a vincere l'incontro. La terza fase è quella in cui riuscirete a caricare tanto con questa maniglia quanto potete fare veramente con una classica maniglia cilindrica, quindi non farete distinzione di carico, farete comunque in un'imitazione del gancio, per esempio i 30-40 kg che fate con la cilindrica li farete anche qua, ed anche il controllo di mano al tavolo migliorerà veramente tanto, perché immaginatevi io riesco a tirare solo qua, io riesco a tirare solo qua, io invece tiro dappertutto, io il mio avversario lo controllo, io il mio avversario lo sento prima del match e lo controllo. Pensate quanta differenza può fare questa cosa. Ripeto, ci sono tanti esercizi da eseguire con questa maniglia, non è l'unica maniglia che si può adoperare. Un'altra variante che mi viene in mente adesso, in quanto io nei video preferisco insomma capire l'argomento e improvvisare, spero che vi piace il mio modo di spiegare, perlomeno il mio impegno, nonostante faccio un po' fatica a farmi capire in italiano. Dunque, l'asciugamano può essere l'asciugamano che tra l'altro ho attaccata qui. Ci possono essere varie imitazioni fatte appunto in questa maniera, in cui in precedenza, ripeto, c'è sempre il cupping del polso, dopodiché c'è un controllo della mano che può essere applicato in vari modi. Però è una cosa fondamentale, specialmente per gli atleti intermedi e gli atleti avanzati talvolta, in quanto non avendo un discreto controllo della mano non si va avanti. Ragazzi, io per oggi vi saluto qua. Anche la classica frase motivazionale del video tutorial, preferisco lasciarla in altri video. Fatemi sapere se questa cosa è di vostro gradimento o meno, quindi di dedicare dei video veri e propri per la crescita personale e per appunto l'allenamento mentale e non solamente quello fisico. Fatemi sapere se siete d'accordo con tutto ciò con me. Spero di avervi fatto capire delle cose nuove, magari a qualcuno ho aperto comunque un mondo, anche se bene o male in questi video generalizzo molto, in quanto ho poco tempo da dedicarci insomma per far venire un video fatto bene, generale, senza prendere nessuno d'esempio. Scrivetemi su Instagram se volete per esempio che vi consiglio delle maniglie, se volete che vi faccio un programma di allenamento, insomma per qualsiasi cosa, perché mi fa solo che piacere. E parleremo sicuramente di tutte le varie maniglie anche in un altro video, in quanto ci tengo a farlo, però ho preferito comunque iniziare appunto dal controllo di mano e a farvi capire il concetto che appunto più è difficile controllare una cosa e più poi vi potrebbe dare, ovviamente da non confondere con concetti magari di bilanciamento. Se prendiamo per esempio una cosa lunga, ci iniziamo a fare del cupping o ci iniziamo a fare degli esercizi, non ci darà ovviamente controllo di mano, lì sono già altri concetti. Qui invece la pressione va dove deve, infatti anche per questo esistono queste maniglie specifiche che sono comunque semplici da creare di per sé. Comunque mi sto prolungando anche troppo, commentate, lasciate un like, ci vediamo al prossimo video.